Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, è appena finita Napoli-Salernitana, abbiamo appena finito una live durante la partita, ovviamente al gol di Olivera ha risposto Dia con un grandissimo tiro sotto l'incrocio, dobbiamo dirlo, però è una partita che mi lascia scontento non per il fatto, la festa, non la festa, al di là della festa che è solo rimandata per una matematica che prima o poi si presenterà. Mi lascia amareggiato per il fatto di aver giocato una partita a livello di intensità altissima, a livello di occasioni create, pure ci manca quel cinismo, ci manca nel chiudere la partita, forse, perché comunque siamo andati in vantaggio sul gol, sul calcio d'angolo, con colpo di testa di Olivera. Però abbiamo trovato anche Ochoa su due interventi che potevano finire in rete, li ha tolti comunque dalla porta. La Salernitana si è difesa come poteva contro un Napoli che ha fatto un partitone e non finirò mai di applaudire la prestazione di oggi, perché è stata una prestazione da Napoli, convinti. Io, dopo aver visto Inter-Lazio in live, anche quella partita, volevo un Napoli così, volevo il Napoli maturo, perché dovevi affrontare una sfida che ti avrebbe portato allo scudetto in base al risultato dell'altra partita. Quindi eri condizionato un po' nel dover vincere per forza, perché nel caso dici ok, la Lazio avesse vinto a Milano, non era questa la partita della matematica, quindi ci poteva stare una partita sottotono, ci poteva stare una prestazione diversa. E invece il Napoli si è presentato con un grande piglio, un grandissimo Napoli, al di là della dormita, perché abbiamo dormito su quella rimessa laterale dove non voglio non voglio chiamare in causa Juan Jesus come colpevole, perché abbiamo dormito su tutta la rimessa, eravamo troppo staccati tutti quanti. Juan Jesus ovviamente se lo guarda a Dia che va a tramporto. Purtroppo non è stata questa la partita della matematica, mi dispiace in primis per tutti i tifosi a Napoli che si sono organizzati ed era tutto pronto, ma ragazzi è solamente rimandata, senza rammarico e senza niente. Spalletti dovrà ovviamente ritirare su il morale della squadra, perché il morale della squadra a fine partita ovviamente non è stato quello che tutti si aspettavano. Eravamo in vantaggio, abbiamo preso il gol sul finale, non c'è niente da fare. Le pagelle di questa partita sono, le faccio con un voto che comprende tutta la società Napoli, dall'ultimo dei massaggiatori al presidente. 10 in pagella per questa stagione finora a dir poco perfetta. E dici tu dai 10 senza aver vinto lo scudetto matematico? Sì, perché con lo scudetto matematico arriverà poi la lode. 10 e lode. Una, una partita gestita, giocata nell'unico modo possibile, mantenendo il pallino del gioco, mantenendo il possesso palla, cercando di creare quante più occasioni possibili in una rete di passaggi tra milioni e milioni di gambe, perché la Salernitana è stata chiusa dietro per tutta la partita fino al gol del Napoli. Poi dopo il gol del Napoli si è vista un po' la Salernitana che voleva spingersi in avanti, ma non troppo, senza strafare, e abbiamo preso questo gol che non ci voleva per niente al mondo, perché sarebbe stato il coronamento di un'annata che ha visto il Napoli perdere partite del genere o pareggiare partite del genere già avvenute. La stessa partita il Napoli l'ha giocata col Milan, l'ha giocata con la Juve, l'abbiamo vinta e sbloccata alla fine. Sarà un problema di cinismo sotto porta? Può darsi. Sarà un problema di precisione più che altro che cinismo, perché Kvaratskhelia un paio di occasioni per metterla meglio le ha avute, quelle poche che poi gli hanno lasciato perché era sempre triplicato in marcatura, e quelle poche occasioni che siamo riusciti a creare sulla fascia di Quara dovevano avere un finale diverso, ma
sicuramente è un post partita, è a caldo, ma riesco ad essere lucido perché mi sarei aspettato una grandissima festa al Triplice Fischio, soprattutto perché la partita era quasi in cassaforte, però bisogna chiuderle, ragazzi. Bisogna chiudere le partite ed è un imperativo che faccio a me stesso, faccio al Napoli, forse è l'unica cosa che sta mancando in quest'ultimo periodo, perché poi non possiamo mettere sul piatto della bilancia tutta l'annata, ma in quest'ultimo mese sta mancando quel chiudere le partite. Perché il Napoli le stesse occasioni le sta creando, crea le stesse palle gol di mesi fa, crea le stesse palle gol di partite che sono finite 4-0, 4-2, 6-1 con l'Ajax. Hai creato le stesse palle gol, parliamo di 24 tiri, 8 nello specchio, 7 bloccati. Ci sono state tantissime occasioni, quindi non sto qui né a far la morale ai calciatori del Napoli né a scagliarmi contro. Anzi, sono qui ad elogiare il mio grande, immenso Napoli che oggi ha dato l'ennesima manifestazione di essere superiore a qualsiasi squadra di questo campionato, pur avendo pareggiato la partita. Perché se andiamo a vedere Inter-Lazio o paragoniamo partite di squadre di alta classifica, sono una spanna sotto a livello di gioco. Senza se e senza ma, non me ne vogliano i tifosi delle altre squadre, ma è palese, è sul campo che si vede. Il Napoli ha ritrovato la stessa trama di passaggi, la stessa lucidità. E poi io l'ho detto nella live, dopo il primo tempo mi sono detto dobbiamo rifiatare perché a livello atletico portare una partita con questi ritmi, sempre in pressione, ovviamente le giornate diventano più calde, il clima è diverso, non riesci a portarle con la lucidità giusta fino alla fine. Detto questo, un grandissimo Napoli, al di là del risultato di 1-1, facciamo i complimenti anche alla Salernitana perché l'unico modo per giocare contro questo Napoli è cercare di portare un punto a casa, è come ha giocato la Salernitana, come l'ha fatto la Lazio che ha fatto bottino pieno, ti chiudi dietro e cerchi di ripartire se il Napoli te ne offre la possibilità. Alla Salernitana non abbiamo nemmeno offerto la possibilità di ripartire, quindi abbiamo preso gol veramente su due tiri in porta nello specchio, uno sbilenco, una parata di Meret e il gol. Quindi non c'è niente da rammaricarsi. Festa rimandata, iscrivetevi al canale, forza Napoli e bravi tutti. 10 a tutti quanti, dall'ultimo dei massaggiatori ad arrivare fino a Spalletti che avrà l'ennesimo compito ma lo gestirà come si deve nel dover tenere la squadra sempre sul filo per poter raggiungere quella matematica, speriamo giovedì a Udine. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, ciao!